In questo video vediamo le informazioni utili e fondamentali per non creare disinformazione su questo oggetto misterioso chiamato cannabis. Ma che cos'è la cannabis? La cannabis, o anche detta canapa, è un genere di piante le cui infiorescenze femminili essiccate sono famose per essere utilizzate sia a scopo medico sia a scopo ricreativo, e questo avviene sin dai tempi antichi. Esistono infatti dati che affermano che venisse usata come antidolorifico in Cina circa 5000 anni fa. Questo tipo di piante si possono suddividere in due categorie in base alla presenza delle due sostanze principali, CBD e THC. Ma facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa avviene nel nostro organismo. Il nostro organismo è regolato da numerosi sistemi ormonali che, come dei direttori d'orchestra, dirigono tutti i processi. Sicuramente avete sentito parlare di adrenalina, l'ormone del sistema simpatico preposto alle reazioni di attacco e fuga. Avete sentito parlare anche di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, che permette di fronteggiare le situazioni difficili. Meno conosciuto è invece il fatto che nel nostro organismo è presente un sistema detto dei cannabinoidi endogeni che sembra regolare numerosi processi, tra cui la sensibilità al dolore, la regolazione dell'appetito e della memoria. Molecole che fanno parte di questo sistema, prodotte sempre dal nostro organismo, sono chimicamente molto simili al THC e al CBD. Una delle paure più comuni di ogni tipo di sostanza illegale chiamata droga è proprio la dipendenza. C'è solo un piccolissimo dettaglio che tanto piccolo non è. La cannabis occupa i bassifondi della classifica tra le droghe che danno dipendenza, andando a posizionarsi molto al di sotto di alcol e tabacco. Ebbene sì, avete capito bene, l'alcol e il tabacco danno più dipendenza rispetto alla cannabis. Per gli effetti cosa possiamo dire? La cannabis fa male? Quando parliamo dei pericoli che può causare una sostanza, dobbiamo fare una distinzione tra pericoli immediati, cioè i problemi che possono comparire poco dopo l'utilizzo della sostanza, e pericoli a lungo termine, cioè i problemi che si sviluppano con un uso costante e continuato della sostanza. La cannabis è una sostanza priva di effetti pericolosi nell'utilizzo acuto. Non sono mai stati riportati infatti casi di decesso a seguito di utilizzo di cannabis. Le principali reazioni avverse sono di scarso significato e consistono in un lieve aumento della frequenza cardiaca e in una sensazione di ansia, soprattutto in chi non ne ha mai fatto uso. Altro discorso va fatto per l'utilizzo di veicoli. Infatti, tra gli effetti dell'utilizzo vi è una riduzione del tempo di reazione e una ridotta coordinazione motoria, per cui rimane sconsigliata la guida dopo l'utilizzo. Per quanto riguarda gli effetti avversi dell'utilizzo a lungo termine, consideriamo la comparsa di bronchite cronica in maniera analoga a quella dei fumatori di tabacco. Alcuni studi riportavano che gli utilizzatori di cannabis abbandonavano più facilmente la scuola e soffrivano di instabilità lavorativa. Studi successivi hanno dimostrato come questo legame fosse in gran parte falso, in quanto i fattori che potevano portare a lasciare la scuola o ad avere una vita lavorativa non di successo spesso erano presenti prima dell'utilizzo di cannabis, quindi era solo una conseguenza e non una causa. Infatti, di solito gli utilizzatori di cannabis in età adolescenziale precoce sono proprio adolescenti con problemi comportamentali preesistenti e che fanno uso di altri svariati tipi di droga. L'utilizzo cronico, in grande quantità e continuativo di cannabis, può produrre una riduzione delle proprietà cognitive, soprattutto per quanto riguarda la memoria e l'attenzione. Questi effetti comunque sono di gran lunga inferiori a quelli dell'alcolismo cronico, che come sappiamo portano alla ben nota demenza alcolica. In definitiva, anche se ad oggi i complessi meccanismi della cannabis non sono stati chiariti completamente, possiamo concludere che la tossicità dell'alcol, sia acuta che cronica, è decisamente più rilevante di quella della cannabis. Per quanto riguarda il fumo, gli effetti sono pressoché sovrapponibili e derivanti quindi dalla combustione. Rimane quindi aperto il dubbio del perché una sostanza innocua come la cannabis, almeno quanto alcol e tabacco, debba rimanere illegale, non controllata dunque dallo Stato. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto con un commento.